30 marzo 1985. Pippo Calò viene arrestato a Roma. Sono le 22:15 di un venerdì sera quando Calò parcheggia la sua Fiat Uno davanti al numero 76 di via Tito Livio, una strada che si inerpica tortuosamente sulle pendici di Monte Mario. Una strada il cui nome abbiamo già incontrato su di un telex giunto a Jeanette May, a Sarno, qualche anno prima. Calò scende trafelato e va a citofonare. Risponde la moglie, Rosa. «Metti in valigia l'indispensabile, dobbiamo andare via subito». Appena finita la frase, intorno a lui spuntano i mitra degli agenti della mobile. «Giuseppe Calò, lei è in arresto». Un abbozzo di fuga, subito rintuzzato. Uno sguardo smarrito, come il suo compagno, Antonio Rotolo. Una disperata difesa. «Vi sbagliate, non sono Calò. Vi state sbagliando». Accompagnati dagli agenti, Calò e Rotolo salgono al piano attico della palazzina. Un appartamento vasto ed elegante, ma ancora in allestimento. Valigie e casse ancora da svuotare. Con Rosa in casa vi è anche Lorenzo Di Gesù, subito riconosciuto ed arrestato. Sia Rotolo che Di Gesù sono personaggi di buona caratura mafiosa. Il primo, 39 anni, è il capo della famiglia Pagliarelli. Il secondo, 52 anni, è l'amministratore di numerose società che fanno capo allo stesso Calò, a Flavio Carboni e ad Ernesto Diotallevi. Ma il pezzo da 90 è lui, Pippo Calò, latitante da 12 anni, e che a Roma ricicla, investe ed amministra i capitali mafiosi, ambasciatore romano delle cosche vincenti, il tramite fra i corleonesi, il mondo massonico, quello politico e finanziario. Robusto, capelli bianchi, sempre elegante e ricchissimo. Nella casa di via Tito Livio, in quella di via delle Carrozze, che aveva abitato fino a qualche giorno prima, e in uno studio in via Margutta, la polizia trova 380 milioni in contanti, gioielli per centinaia di milioni, opere d'arte litografe di Guttuso e dipinti di Girolamo Batoni, del valore di 100 milioni l'uno. Trova inoltre un codice per la decifrazione di numeri che potrebbero essere utili a ricostruire le operazioni finanziarie. A lui si è arrivati quasi per caso. La mobile aveva messo le mani il giorno prima su 9 mafiosi romani, accusati di traffico di eroina, riciclaggio di denaro sporco e ricettazione di opere d'arte. Le perquisizioni e successivi indizi avrebbero condotto in via Tito Livio. L'arresto di Calò scatena un effetto domino che investe attraverso indagini patrimoniali e finanziarie anche i vertici della Magliana. Finiscono tutti dentro, ad eccezione di Abbruciati, Giuseppucci e Balducci, nel frattempo deceduti. 12 maggio 1985. Viene perquisita per l'ennesima volta una villa sulle colline di Rieti e per la prima volta ci si accorge di una stanza segreta blindata. È il tesoro gelosamente custodito dal padrone di casa Guido Cercola, uomo di fiducia di Calò. Nella cantina della villa, tra gli scaffali colmi di bottiglie di vino, viene rinvenuto un forziere con 7 kg di eroina, 6 kg di esplosivo al plastico, 3 bombe anticarro, detonatori, timer, 3 pistole ed un fucile a pompa. Il ritrovamento della droga, per un valore di diversi miliardi, ma soprattutto la scoperta delle armi, fanno ritenere che Cercola fosse qualcosa di più di un semplice gregario. Si cerca di stabilire se esiste qualche collegamento tra le armi ritrovate ed i congegni elettronici sequestrati in via Tito Livio. La polizia è convinta che a realizzarli sia stato un tecnico tedesco già in carcere. 4 ottobre 1985. Viene arrestato il boss camorrista Giuseppe Misso, capozona della nuova famiglia, detto Onasone. Vi è un intreccio stretto fra camorristi, estremisti neri, con forti venature malavitose e boss del calibro di Pippo Calò. Porterebbe alla strage di Natale, alla bomba sul Rapido 904, la perizia sugli esplosivi trovati nella villa di Rieti, affittata a Pippo Calò. Tra i timer per esplosivi a distanza, bustoni di eroina e cocaina, c'erano anche pani di pentrite, un esplosivo ad alto potenziale non incompatibile con quello usato per il Rapido 904. Il costruttore di tali micidiali ordigni,
l'elettricista tedesco Federico Schaudin conferma di aver dato i telecomandi nel dicembre 84 a Calò. A Giuseppe Calò, nel frattempo, vengono sequestrati 11 appartamenti a Roma, 9 a Porto Rotondo e 3 ville nella zona di Rieti. Calò è tra gli imputati del maxi processo. Calò, lei deve rispondere di 137 imputazioni, nelle quali 64 omicidi. Senta, io confermo le dichiarazioni che ho fatto al giudice istruttore. Avrei altro da dire a chi mi accusa, cioè a Buscetta. Ma lei vuole rispondere a questa domanda mia? Io non so di che cosa stia parlando, perché io sconosco tutto quello che lei mi sta dicendo. Cioè non ha nessuna... Di questa associazione Cosa Nostra, chiamata Cosa, conosco tutto. In cui si confronta con il suo ex padrino, Tommaso Buscetta. È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più, che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. Al termine del maxi processo, Calò si vede infliggere 2 ergastoli. Viene fra l'altro accusato di essere il mandante dell'omicidio Calvi, insieme a Gelli. Omicidio che sarebbe stato commesso materialmente dal mafioso di stanza a Londra Francesco Di Carlo e dall'ex cutogliano Vincenzo Casillo, passato alla nuova famiglia. Viene inoltre accusato di essere il mandante dell'attentato al vicepresidente dell'Ambrosiano Rosone, insieme a Flavio Carboni. Per entrambi le accuse verrà assolto, come per l'omicidio di Mino Pecorelli, in cui per l'accusa, per interessi di Giulio Andreotti e su incarico di Vitalone, avrebbe ricevuto mandato da Bontate e Badalamenti di uccidere il giornalista, compito affidato ai 2 personaggi della Magliana a lui più vicini, a Bruciati e Giuseppucci, che lo chiamavano zio. Questi ultimi avrebbero affidato l'esecuzione a Carminati Deinar, affiancato dal mafioso Michelangelo La Barbera. Viene colpito poi da un'altra serie di ergastoli per gli omicidi politici di Piersanti Mattarella, Piero Torre e Michele Reina, e ulteriori ergastoli gli arrivano per gli omicidi decisi in commissione e per le stragi. Il 24 settembre 2001 si dissocia dalla mafia. Afferma di essere un uomo d'onore, conferma la struttura della mafia e l'esistenza della commissione, ma nega che quest'ultima abbia deciso le stragi. Dichiara altresì di non volersi pentire e che non verranno fatti nomi. Nel 2004, in un confronto con Cancemi, si scaglia contro Riina. E se qualcuno a me mi mandava a dire nel carcere, ma tu sei d'accordo a fare questa cosa, io gli avrei risposto, se non era Riina, o a chi mi avrebbe detto, cercate, lo dicono loro che è stato Riina a fare queste cose. No, io sto dicendo se era veramente Riina, perché io sono in carcere e non lo so. Gli avrei detto, sentite, o lo andate a chiudere al manicomio su Riina, oppure lo dovete ammazzare, perché queste cose non si fanno, perché Cosa Nostra non è nata per queste cose, signor Presidente. Nel breve confronto, Calò e Cancemi se ne dicono di tutti i colori e, contrariamente alle aspettative, l'ex capo di Portanuova mette in difficoltà il pentito Cancemi, accusandolo di non aver fermato Riina. Lui aveva la possibilità di evitare questa strage. Lui era in condizione di dire a Riina, senta signor Riina, veda che Calò ha un processo, si stanno facendo la Cassazione, la prima volta è stata annullata, quella del treno 904, e lui è a conoscenza che io ero innocente di quel processo. E allora se lui aveva dire, signor Riina, veda che lei questo non lo può fare, perché se lei fa queste cose, Calò viene condannato lì, così è successo, signor Presidente. Il primo ergastolo che io ho preso è stato per la strage 904. Calò
non ha certo negato il suo pedigree di uomo d'onore. Io ho 72 anni, mio padre faceva parte di Cosa Nostra, mio nonno faceva parte di Cosa Nostra, i bisnonni facevano parte, cioè io sono, come dire, figlio di Cosa Nostra, senza dubbio. Io sono felice sentire dalla bocca di Calò, perché questa è la prima volta che lo sto sentendo, che lui ha fatto parte della commissione, che io ero il suo sottocapo. Sono felice sentire queste parole, che lui fa questa ammissione. Poi il signor Calò mi ha rimproverato che io potevo fermare a Rina per non fare la strage. E allora io rispondo questo al signor Calò. Cosa hai fatto tu, signor Calò, nel 1983, quando vi siete riuniti nella tenuta di Maggio Giuseppe a Piano dell'Occhio a Palermo e avete deciso la strage del dottor Chinnici? Cosa hai fatto tu che mi rimproveri che io dovevo fermare a Rina? Perché non lo fermava tu a Rina nell'83? Ti ho accompagnato io con la macchina tua, con la Renault, quella col cambio così nel volante. Nell'83 che dici che non fai più parte dell'81 della commissione. Nell'83 perché non fermava Rina e ci diceva ma che stai facendo pazzo che tu dici che io lo dovevo fare ammazzare? Io avevo questo potere di far ammazzare a Rina, ma vuoi dire queste cose tanto per dire? Io avevo il potere di far ammazzare a Rina, che tu a Rina lo conosci meglio delle tue tasche. Poi, perché non fermava Rina quando abbiamo strangolato io e tu e altri figli di Buscetta? Con le tue mani l'hai strangolato e ti hai preso quello che somigliava di più a Buscetta nella faccia e l'hai strangolato? Perché non fermava Rina e mi rimproveri che tu sei stato danneggiato moralmente del tuo processo? Perché non li pensava prima queste cose? Adesso viene a dire queste cose, vuoi apparire che sei un angioletto? Poi una riflessione di Calò sullo strapotere dei Corleonesi, che conclude il confronto. Signor Presidente, mi limiterò soltanto a ricordare un vecchio detto siciliano. Quando c'è la forza, la ragione non conta.